solito rumorino cicalino da drone cinese, tanta nostalgia ragazzi. Premessa, questo drone mi è appena arrivato in una confezione totalmente anonima e non so se si tratta di un drone valido o una totale schifezza, quindi lo spacchettiamo insieme e lo scopriamo insieme. Questo drone ragazzi mi è stato inviato da una delle diverse aziende con cui collaboro, a volte mi inviano i loro prodotti senza nemmeno avvertirmi prima e dirmi di cosa si tratta. Giudicate voi, sembra una sorta di clone tra il Mavic Air, il primo, e il DJI Mavic Mini, DJI Mini. Potrebbe essere interessante. Non ho assolutamente idea del suo prezzo, mi informerò e ve lo pubblicherò se riuscirò a trovarlo nel mio canale Telegram. Aprite la descrizione, cliccate sul primo link TechBest Deals, entrateci, cercate il nome di questo drone che si chiama HS720R e lo troverete insieme a tanti altri droni, accessori e tante cose che vi consiglio ogni giorno. Entrateci, è gratuito, il link è qui sotto. HS720R, marchio Holystone, specializzati solitamente in droni entry level, però stiamo a vedere. Caratteristiche tecniche: abbiamo un gimbal meccanico a 3 assi, time lapse, 3 km di range di controllo. Qui abbiamo anche altre indicazioni con cam 4K, stabilizzatore ACE, oltre al gimbal, follow me, circle mode e altro ancora. Diciamo ragazzi che non è che mi aspetti poi chissà cosa, però se sarà valido e il prezzo sarà abbordabile potrebbe essere anche interessante. Stiamo a vedere. Il fatto che arrivi fino a 3 km di distanza dichiarati significa forse che utilizza un radiocomando e non il wifi dello smartphone per il controllo di volo. Vediamo. Oh, una bella texture tipo tessuto, simpatica, c'è anche la maniglia. Vabbè, ora però vediamo l'interno, che è quello che ci interessa di più. Allora, c'è un bel po' di roba tra radiocomando, drone, penso accessori, manualistica, quindi vediamo tutto un po' nel dettaglio. Ragazzi, questo odore di plastica cinese mi fa tornare in mente i ricordi delle mie prime recensioni di droni, degli MJX, dei primi Absan. Mamma mia, sono un po' nostalgico, però un po' di nostalgia di quei tempi, lo ammetto. Abbiamo un po' di manualistica, avvertenze per la batteria, ancora avvertenze, un bel manuale di istruzioni che sembrerebbe essere anche bello cicciotto, bello pieno. Vediamo se c'è anche l'italiano. Sì ragazzi, c'è anche l'italiano, c'è anche il QR code per scaricare l'applicazione, quindi se comprate questo drone non buttate il manuale. Cosa abbiamo di interessante? Non molto in realtà. Abbiamo un cavo USB Type-C, penso per trasferire i dati, forse anche per ricaricare la batteria, un cacciavite per rimuovere e sostituire le eliche, e poi abbiamo ovviamente le eliche di ricambio, 2 paia, eliche molto classiche, quelle insomma che si aprono all'accensione, all'attivazione dei motori, un po' come tutti i droni dell'ultimo periodo. Questo invece è il radiocomando. I materiali sono un po' quelli che sono, quindi molto molto cheap. È il classico radiocomando da drone cinese. Abbiamo qui il tasto d'accensione, la batteria è integrata, quindi ricaricabile, blocco della modalità di volo, di emergenza, stick molto molto basici, poi i tasti per il ritorno a casa e il decollo automatico. Questo è il supporto per smartphone. Qui sopra abbiamo i soliti tasti di scatto e video, ghiera per regolare l'inclinazione del gimbal e possiamo anche aprire il radiocomando per migliorare il grip, l'impugnatura. Vediamo le antenne, questa è reale, lo notiamo dal cavo d'acciaio all'interno, e anche questa è reale. Sono sorpreso. Per quanto riguarda la ricarica invece lo spinotto è qui sotto, come vi ho detto prima, un USB-C. Insomma, ho visto radiocomandi come questo e li avete visti anche voi qui sul canale una decina di volte almeno. È il classico radiocomando da drone cinesotto, però fa il suo lavoro. È abbastanza pesantino, in quanto all'interno dovrebbe avere, oltre alla batteria integrata, anche un modulo di trasmissione radio che permette fino ai 3 km di range di controllo.
non male. Ma andiamo ora a vedere il drone, che come qualità delle plastiche, ragazzi, molto grezze, mi ricorda molto l'Absan Zino. Anche lui ha plastiche così, molto grezze, però speriamo che sia anche sostanzioso. Vediamolo un po' nel dettaglio, da tutte le angolazioni. Non ci sono ovviamente sensori anticollisione, motori brushless. Andiamo ad aprirli in questo modo. La batteria si rimuove in questo modo. Da quasi 3000 mAh direi su per giù una ventina di minuti di volo. E se andiamo a premere, vediamo anche lo stato di carica della batteria. Abbiamo la VPU, quindi controlla l'altezza tramite questa piccola telecamerina, ci sono anche altri 2 sensori. Da questa parte invece troviamo l'ingresso per micro SD, anche questa è una buona cosa, non salva in wifi sullo smartphone, quindi non perde qualità. E vediamo il supporto per il gimbal, che guardate, anche questo è molto grezzo, sembra quasi stampato con una stampante 3D. Andiamo a rimuoverlo e vediamo come è fatto il gimbal e il modulo telecamera. Ed eccolo qui, il sensore 4K, che sembra abbastanza piccolino, però è dotato di un gimbal meccanico a 3 assi più stabilizzatore ACE, quindi potrebbe essere anche potenzialmente interessante. Proviamo ad accendere il drone tenendo premuto la batteria. Solito rumorino cicalino da drone cinese, tanta nostalgia, ragazzi. Vediamo se il gimbal inizia a calibrarsi autonomamente oppure no. Intanto vado ad accendere anche il radiocomando. Il gimbal per ora non dà segni di vita, c'è un LED qui dietro che continua a lampeggiare. Tra l'altro ho notato ora che c'è anche il selettore della modalità di volo, Smooth, Normal e Sport. Comunque il drone continua a non connettersi al... Bisogna fare come vecchi droni, ragazzi, prima in su e poi in giù. E si connette. Sempre nell'ottica vecchi droni, premendo il tasto del lucchetto dovrebbero armarsi i motori. Ok, il drone ha LED dietro e anche anteriormente su 2 bracci, molto carini. Il problema è il gimbal che continua a restare smorto, non vorrei fosse rotto. Ok, l'ho riavviato, ragazzi, e il gimbal ora sembra funzionare, però i motori non vogliono saperne di armarsi. Allora, ragazzi, non partiamo benissimo, sto provando e riprovando tutte le combinazioni del radiocomando, anche il tasto lucchetto, però i motori sembrano non volerne sapere di armarsi. Forse bisogna abbinare anche l'applicazione, devo fare un po' di prove. Questo è un primo unboxing, uno sguardo a un drone cinese, probabilmente low cost, lo ripeto, non conosco il suo prezzo, se avete informazioni fatemelo sapere lasciando un commento. Sicuramente lo testerò all'aperto, appena il tempo migliorerà, magari ci divertiamo facendolo volare, sperando che non precipiti. Ha comunque una VPU, ha il GPS, ho letto, una cam 4K, ecco, il gimbal si è già nuovamente non posso dire parolacce, però sì, lo vedete, c'è qualcosa che non va in questo drone. Vi ricordo che trovate tanti droni, accessori e tantissimi altri prodotti in offerta nel mio canale Telegram TechBest Deals, linkato qui sotto in descrizione video. Entrateci, trovate anche lui, vedremo se ne varrà la pena oppure no. Per ora è più no che sì, però aspettiamo di provarlo in volo. Radiocomando molto basilare, drone che sembra quasi un drone Absan, nel bene e nel male, quindi vi rimando alla seconda parte di questa video recensione, in cui andremo a scoprire letteralmente insieme la sua qualità e le sue doti di volo, se ne possiede, e l'applicazione. Bene, questo è tutto. Se il video è stato di vostro interesse, un bel like per supportarmi, condividetelo e iscrivetevi al canale, perché siamo già oltre 95.300, grazie a tutti, vi voglio bene. Alla prossima, ciao belli!